collegamento con New York in questi giorni della maratona e lì abbiamo un'inviata speciale, Maria Azzini. Maria, che tempo fa? Beh, lo vediamo, Ciao. c'è il sole. Bellissimo, bellissimo, temperatura perfetta, siamo sui 10 gradi, quindi magari rimanesse così per queste 2 settimane e ci accompagnasse fino al 5 di novembre, va? Speriamo. Perfetto, veramente perfetto. Vediamo un bellissimo sole, ti vediamo davanti al cartello dei lavori della maratona di New York. Dici esattamente dove sei? Esatto, allora sono venuta dove si troverà l'arrivo della maratona. Infatti appunto dietro di me stanno montando il pavilion dell'arrivo della maratona, invece davanti a me, lo vedremo dopo, ci stanno montando gli spalti per i posti a sedere appunto che saranno venduti proprio per vedere l'arrivo di questo evento straordinario che in qualche modo coinvolge tutta la città, chi corre, chi non corre, in maniera globale, diciamo così. Maria, quindi sono a pagamento quindi i posti al tavern? Sì. Non sapevo che gli spalti Sì. li vendessero. Assolutamente sì, ovviamente ci sono tutta una parte di inviti e poi ci sono dei biglietti, credo molto 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 costosi, a pagamento per poter vedere il finale. Credo che facciano parte di un pacchetto con un evento, diciamo, nei giorni precedenti. E sì, esiste questa possibilità. Capiamo, capiamo Marco, tutta la logica che non c'entra niente con le nostre gare. Comunque è veramente emozionante. Guarda, prendo un secondo per anche ringraziare LBM Sport, che grazie a loro insomma sta andando in onda questa puntata, ed LBM fa un bellissimo regalo a tutti i nostri ascoltatori dandovi un codice sconto del 30%. Il codice è Runner451, lo vedete anche qui scritto in sovrappressione, ed è valido solo nello store online sulle scarpe da running e da trail, ovviamente già non in sconto, ma 30% è veramente uno sconto incredibile. In più vi ricordo che avete le spese di spedizione gratuite per acquisti sopra i 75 euro, l'assistenza WhatsApp, la possibilità di reso gratuito entro i 14 giorni, una vasta scelta. Che cosa aspettate? Andate sul sito, aspettate la fine della puntata, andate sul sito e comprate le vostre scarpe. Ma torniamo a New York. Marco, mi viene voglia di prendere l'aereo, non so te. Quindi adesso speriamo nella prossima Indian Summer che ci accompagnerà fino ai primi di novembre, ma mi sembra che le condizioni sono già ottimali. E tu come stai? Io bene, è la mia prima maratona di New York, quindi sono molto 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 emozionata perché, ripeto, qui si respira proprio il coinvolgimento generale, no? Ti trattano quasi come un eroe. Ci sono gli altri genitori a scuola, genitori dei figli, dei compagni dei miei figli che ma fai la maratona di New York, ma è bellissimo, che meraviglia, gente che non ha mai corso in vita propria, non ci penserebbe mai, che ti chiede ma come ti alleni, ma quanto ti alleni, ma quanto corri, insomma c'è proprio un entusiasmo particolare, ecco, si respira un po' dappertutto, quindi bene, non vediamo l'ora, un po' di tensione, ma insomma quella tensione giusta che poi ti fa godere la gara. Ci chiedevamo infatti come i newyorkesi, gli Yankee vivono questa maratona. Dopo proviamo a saperlo direttamente da loro, ma prima sentiamo la scheda che Marco ha preparato per parlarci di questi più di 50 anni della maratona di New York. Nel mondo si corrono ogni anno centinaia di maratone, ma l'unica che tutti conoscono è la maratona di New York. Tutto ebbe inizio in anni in cui il podismo stava diventando fenomeno popolare, globale. I numeri, le mode e i mondi si sono alternati in un crescendo senza limiti. La prima fu organizzata da Fred Lebow dei New York Roadrunner e si svolse il 13 settembre del 70 a Central Park. Con una quota di iscrizione di $1 e un budget di 1.000, dei 127 corridori iscritti arrivarono al traguardo in 55. Ma è nel 76, per celebrare il bicentenario degli Stati Uniti, che la gara si svolge per la prima volta attraverso i 5 quartieri di New York: Staten Island, Bronx, Queens, Harlem, Manhattan, con 2.090 partecipanti e 1.500 arrivati. La New York City Marathon è una delle migliori in termini di organizzazione e ha generato una propria mitologia attorno al prezzo del suo pettorale. Per prendere parte all'edizione del 2005 ci iscrivemmo solo 3 mesi prima. Oggi, se vuoi correre quella del 2024, ti devi già muovere. Perché c'è chi la corre solo per essere parte di un movimento rivoluzionario di massa atletica, una spina nel fianco delle indolenze moderne, simulacro di una volontà inarrestabile di chi vuole andare oltre il confine di una vita sedentaria. Buona maratona di New York a tutti.
Maria, vedo che tanti a Central Park si stanno allenando. Prova a vedere se fermi qualche newyorkese doc o qualcuno lì in visita per sentire che cosa pensano della maratona di New York e se si stanno allenando per la maratona di New York. Ok, ci provo, vado. I stop you for just 1 second. It's an Italian podcast. Okay. Well, is it quick? Yeah, very, very quick, very quick. Can I give it to you? Oh, sure. Hi. So, we are doing a podcast about the New York Marathon. Are you training for that? I am. Oh, yes. wow, great. Is it your first one? No, it's my third. Your third. Yeah. So, how is it? It's good. It's I'm battling a little bit of an injury right now, but otherwise it's good. So I know they're starting to build the stadium, which is always really exciting. Ok, è la sua terza maratona. Ora è un pochino, ha un leggero infortunio, ma appunto sta facendo gli ultimi allenamenti prima dell'evento e ha detto che è un'esperienza meravigliosa, super eccitante. Lei è newyorkese? Lily, do you live in New York? Yes, I live close to here. Ok, vive nell'Upper West Side, quindi un bellissimo posto. Thank you very Sì. much, Lily. In bocca al Thank lupo. you. Bye. Thanks. Bye. In bocca al lupo. Ok, quindi abbiamo beccato una newyorkese proprio Vai, di vai. primissima categoria. Hi, excuse me. We are an Italian podcast. Can I ask you some question about running and the New York Marathon? No. I'm also a visitor here. Okay, you're visiting. Yeah. You don't live in New York. Yeah. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Pieno di turisti che vanno a correre a Pieno di Central turisti che Park. vanno a correre. Excuse me, can I stop you for just 1 second? It's a running podcast. A running Italian podcast. Can I ask you a few questions? Hi, are you from New York? Great, do you live around the area? Ok, lei è di New York, vive qua vicino. Sì. What's your name? Nadia? Nadia. And Piacere. are you running the New York Marathon? No, I'm not. Ok, have you ever run it? Never ran it, but I see people doing Di- it. And Chiedigli cosa significa per lei. good shape. That's fine. Ha detto che lei non l'ha mai corsa, però le piacerebbe, conosce tante persone che l'hanno fatto e dice è una cosa che richiede tanto sforzo e tanto impegno. What is it for you? What does it mean for you, the New York Marathon? Celebration. So many people come together. You see so many faces. Other people are running. They're so proud of where they're coming from. It's always great to see. Ok, ha detto che è una grande festa dove ogni persona appunto è lì per un obiettivo comune, ma in qualche modo si porta dietro, è contenta e orgogliosa di portarsi dietro la propria cultura, la propria provenienza. Ok, thank you very much. Have a nice run. Bye. Perfetto. Con tutti questi atleti nel Central Park che si stanno allenando, chissà se Gianni Poli, quel 1986, pochi giorni prima, l'ha vissuta allo stesso modo. Gianni, com'è stato vincere New York? Bella la domanda. Vincere New York non si vince New York per caso. Vorrei fare un passo indietro di 5 anni, quando da dilettante puro sono diventato professionista in una grandissima maratona, che è la maratona di Fukuoka, dove ho stabilito per la prima volta il mio primo record italiano sulla maratona. Avevo 24 anni, gli organizzatori con 2 ore e 14 non mi volevano e poi alla fine ho tirato fuori questo grandissimo risultato e da lì è partita la mia carriera, che è durata tantissimo, più di 10 anni, e ogni anno sono riuscito a centrare un obiettivo, un record oppure una vittoria. New York è la ciliegina sulla torta di questa carriera, ma come dicevo ci sono stati dei passaggi intermedi, i mondiali, europei, Coppa Europa, e soprattutto il 2.957 realizzato a Chicago l'anno precedente, nell'85. Quello mi ha convinto veramente, è stata una grandissima soddisfazione, mi ha convinto che potevo annoverarmi alle spalle dei grandissimi di allora, che erano 3 o 4 che correvano già in 2.7, 2.730, 2.8 nella maratona. E poi la vittoria di New York è stata difficilissima, però è stata, credo, anche meritata, perché appunto ho sempre combattuto coi più forti, appunto da quel discorso che dicevo prima, da quel 1981, da quella maratona di Fukuoka.
Quindi sei arrivato a New York dopo che aveva vinto già un italiano per 2 volte, Orlando Pizzolato, con aspettative di vincerla, una maratona che non la vince sempre più forte perché magari non è un percorso lineare veloce come altre major. Tu quindi ti aspettavi di vincerla? Come te la sentivi prima della partenza e come è stato durante la gara? Come dicevi, c'era un vincitore che Orlando aveva vinto 2 maratone, 84 e 85, e quindi ci siamo anche detti con il mio allenatore: ma perché non andiamo anche noi a New York? Visto che con Orlando c'erano stati degli scontri, ma negli ultimi anni Orlando sinceramente non mi dava più fastidio più di tanto. Ho sempre combattuto, ho avuto nel mio DNA sempre la fobia del cronometro, del record, però credo che Orlando ha cambiato la sua carriera sportiva con le vittorie, e credo che anche la mia vittoria a New York abbia cambiato la mia carriera sportiva. Senza quella vittoria naturalmente sarebbe stata una carriera solo per gli addetti ai lavori che sanno valutare anche certe prestazioni. Invece io ho fatto 4 record italiani prima di New York e soprattutto questa vittoria importantissima. Gianni, quindi a proposito di limiti, tu sei sceso appunto a Chicago l'anno prima sotto le 2 ore e 10 e adesso l'uomo sta per scendere sotto le 2 ore. Cosa ne pensi e qual è il tuo punto di vista di queste ultra performance, come possiamo definirle ad oggi? Ma io vi vorrei raccontare, se riesco brevemente, perché sarebbe troppo lunga raccontarla tutta la storia. Nel 1985 a Chicago, io c'ero appunto, un certo Steve Jones è partito da solo, è andato via da solo, noi dietro un gruppo di 15-20 persone, corravamo a 3 al chilometro anche noi, e allora 3 chilometri voleva dire record del mondo, 2,636, è andato via da solo ed è passato al 30° chilometro in 1,28,30, 2,57 al chilometro, 2 minuti e 57 secondi al chilometro, pazzesco allora. Poi è crollato finendo in 2,7,13 e ha fallito il record del mondo per 2 secondi. Però io credo che una cosa del genere possa essere assimilabile a quel che sta succedendo adesso. Sono passati tantissimi anni, stiamo parlando quasi di 40 anni, e in più adesso ci sono queste scarpe che nessuno mi sa dire esattamente quanto portano di guadagno ogni chilometro a questi maratoneti, che sono fortissimi. Non mettiamo in dubbio che le scarpe possono far fare 2 ore a Kiptum o a Kipchoge, però sicuramente queste scarpe un vantaggio lo danno. E se voglio fare un inciso tecnico, invece, dico che il record del mondo adesso è 2 ore e 35 secondi. I nostri ragazzi corrono in 2 ore e 7, i migliori, e quindi hanno 7 minuti di distanza dal record del mondo. Noi ai nostri tempi avevamo 2 minuti e mezzo. Anche lì c'è tanto da lavorare. Beh, vincevamo anche di più, no? ai tuoi tempi, insomma, tra te e Orlando hai nominato Gelindo Bordin e poi tanti altri, insomma. Sì, diciamo che quando io chiedo a chi prova queste scarpe quant'è il vantaggio che danno al chilometro, ci sono dei pareri naturalmente diversi, ma sicuramente di vantaggi enormi. E voglio fare un parallelo a quando sono venuti fuori i costumi nel nuoto. Anche lì facevano un record del mondo, vero. Ogni vasca era un record del mondo, diciamo. E quindi sono state ammesse, però ho notato una cosa, che Kipchoge utilizza un paio di scarpe, possiamo anche dirlo, Nike, e Kiptum ne utilizza, vedendo le fotografie, un altro paio. Quindi vuol dire che adesso gli atleti hanno scarpe personalizzate in base alla loro corsa. Quindi vuol dire che dietro ci sono degli studi molto importanti che danno il massimo a questi atleti che, come dicevo prima, sono straordinari. Straordinari. Non è che io sto togliendo il valore a persone che corrono a 21 km all'ora. È pazzesco. Bisogna spiegare alla gente normale che a 21 km all'ora una persona che va in bicicletta e non è allenato fa fatica a seguirli. Ecco, bisogna dire questo per dare un parametro e far capire come corrono questi atleti. Sì, chi corre, vi assicuro che secondo me se ne rende conto. Kiptum ha usato dei prototipi che probabilmente saranno le nuove Alpha Fly 3 e sì, sono diverse, poi vedremo se alle Olimpiadi le avrà anche Kipchoge. Ma tornando
a New York. Tanti che stanno seguendo questa puntata, Gianni, la correranno per la prima volta fra pochi giorni, e vorrei da te, che l'hai vinta, un consiglio su come correrla, perché sai che molti, anche se lo diciamo tante volte, non sanno che New York ha delle salite. Sì, diciamo che New York è una maratona, io lo dico sempre, lavoro per la maratona di New York, sono uno accreditato con pettorali da 15 anni e quindi porto sempre un centinaio, 80-100 persone, dipende dagli anni, di maratoneti. New York è una maratona, come dicevi tu, difficile, però New York ha un vantaggio che hanno anche altre grandi maratone nel mondo, che c'ha un pubblico eccezionale. Cioè tu a New York non corri un metro senza sentirti supportato da questo tifo vero. Io posso dire che un mio carissimo amico, e posso fare anche il nome, si chiama Michele Mestro, l'organizzatore della Stra Milano, prima della pandemia ha corso la maratona a 84, 83, 84 anni, ha corso la maratona in 6 ore e un quarto. La figlia l'ha ripreso non all'arrivo, ma a 2-3 km dall'arrivo, e c'era ancora tantissima gente da applaudire. Questa è la differenza, questo è quel che manca in Italia. Le nostre maratone sono purtroppo spente. Anche domenica ho visto Venezia, bellissimo. Secondo me si sbaglia molto anche a non dare spazio ai 5-6 mila che corrono dietro. Vediamo questi keniani, uomini e donne, e lasciamo perdere la forza di una maratona. Ogni maratona vive con gli amatori, con questi appassionati che si allenano la mattina presto, pranzo, sera tardi, che fanno sacrifici pur di esserci, che versano delle quote diciamo di adesione, e tante volte, e qui in Italia, vengono trascurati. All'estero sono molto attenti anche loro, e io credo che anche noi dovremmo andare in quella direzione, e questo lo dico da tantissimi anni, non da oggi. Gianni, tu in questo hai fatto forza dal punto di vista imprenditoriale, perché oggi Gianni è molto vicino a quel podista che la mattina si alza presto e va a correre, per poi offrirgli dei servizi di qualità. Cosa fa oggi Gianni in questo mondo amatoriale? Io dal 2000 organizzo eventi, il più importante è la Cortina Dobbiaco Run, una gara di 30 km che parte da Cortina d'Ampezzo e arriva a Dobbiaco, percorrendo la vecchia ferrovia che collegava le due località. È un percorso bellissimo, non lo dico io, è un percorso unico da vivere, perché si corre in mezzo ad una natura incontaminata, e soprattutto ci sono Dolomiti a fare da cornice, diciamo. Però io sono cresciuto come organizzatore proprio stando in mezzo agli amatori. Da semplice persona sono stato con loro e sono stato gratificato, e nel 2015 e 2016 nella Cortina Dobbiaco Run sono arrivate 4.700 persone. Adesso in questo momento siamo in difficoltà, come sono in difficoltà tutte le gare. Però a differenza, tutte le gare in Italia. Però noi siamo onesti, quando arrivano 1.800 persone sono 1.800 persone, non diciamo che sono 3.000. La comunicazione è completamente sbagliata, sento sempre delle cifre, e questo non fa bene al nostro mondo. Dovremmo tutti noi organizzatori sederci intorno a un tavolo e capire le motivazioni di questa perdita, di queste perdite importantissime, che possono anche mettere in difficoltà le organizzazioni. Però, come dicevo prima, gli amatori bisogna assolutamente seguirli, e io posso dire, se posso rubare ancora un paio di minuti, che ho fatto una grandissima esperienza nel 2001 alla Maratona di New York. Potete pensare, perché ero là nel 2001, non mi dilungo, avevo smesso la mia carriera nel 1994, ho voluto esserci nel 2001. Sappiamo cosa è successo nel 2001, sì. E non ho visto tanti campioni alla partenza, e sono partito in mezzo agli amatori, e ho vissuto un'esperienza unica che mi ha fatto crescere e mi ha fatto capire quanto è importante questa massa di gente che è alle spalle dei grandi campioni. E alla fine di ogni maratona, anche quando ero professionista, facevo sempre un'analisi di come era andata la gara, e quel giorno mi sono detto: dovrei abbracciare ad uno i 20.000 che erano alle mie spalle, perché grazie alla loro partecipazione la mia vittoria è stata importante. Vero. Gianni, ti inviteremo di nuovo a parlare di questa cosa della
difficoltà delle nostre gare, e hai sottolineato bene in Italia, perché all'estero sembra non essere, anzi non è così, e anche dei numeri, perché magari contare nei numeri anche la corsa con i cani, chiaramente sono partecipanti, però non è, diciamo, Grandissimo rispetto. assolutamente, Grandissimo però rispetto. non è il numero reale del partecipante della gara, diciamo, competitiva effettiva. Ti ringraziamo tantissimo, insieme a te facciamo un bocca al lupo a tutti gli italiani che sono sempre tra i più partecipanti alla Maratona di New York, e ci rivediamo a parlare di questo tema più avanti. Ti ringraziamo tanto intanto. Grazie a voi, è stato un piacere. Alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Maria, come stanno andando avanti i preparativi lì a Central Park? Molto bene, oltre agli aspetti logistici, diciamo, quindi appunto la costruzione delle strutture, eccetera, che appunto sulla parte d'arrivo sono particolarmente impegnative. Fino a pochi secondi fa, mi dispiace che sono appena scappati, c'era il team del New York Road Runners, che è l'associazione che organizza da sempre, che ha inventato, insomma, che ha costruito, ha concepito così com'è la Maratona New York, e che da sempre appunto ne gestisce l'organizzazione. Stanno producendo una serie di video che si possono trovare tra l'altro su YouTube, che riguardano tutto il percorso, no? Analizzano insieme a dei coach dell'associazione tutto il percorso della maratona, e suppongo stessero registrando l'ultima puntata che riguardava appunto l'arrivo della Maratona New York. Quindi questi giubbottini con scritto NYRR sono, diciamo, un po' dappertutto in questi giorni. Maria, raccontaci come hai ottenuto il pettorale della Maratona di New York. Ok, allora, per chi ha, insomma, la fortuna di abitare in zona, diciamo così, e quindi di poter essere presente alle diverse gare che New York Road Runners organizza nel corso dell'anno, esiste questa opzione che si chiama 9+1, in cui tu ti impegni, ti iscrivi come socio all'associazione appunto New York Road Runners, ti impegni a correre almeno 9 gare nel corso dell'anno, di quelle che loro organizzano, e ti impegni a dare disponibilità per una giornata di volontariato, sempre in una delle gare che loro organizzano, e in questa maniera ti garantisci l'accesso con il costo del biglietto, diciamo, dei residenti di zona, ti garantisci l'accesso alla maratona dell'anno seguente. Quindi, per esempio, io tutto il percorso l'ho fatto nel 2022 per garantirmi appunto l'ingresso, l'accesso alla maratona di quest'anno. Quindi è una modalità che gare per facilitare. Sono gare di diverse distanze, si parte da il miglio sulla Fifth Avenue, quindi veramente brevissima, fino alla stragrande maggioranza sono 5, 10 km, 4 miglia, quindi distanze piccole. Ci sono alcune mezze e ci sono alcune medie distanze. Una delle più famose mezze maratone è quella che è dedicata proprio a Fred Lebow, che è il fondatore della maratona di New York, come sapete, insomma, è abbastanza famoso, e al quale è stata dedicata appunto questa mezza maratona. Tra l'altro la medaglia è proprio fatta con la forma del cappellino, il famoso cappellino di Fred Lebow. Quindi, diciamo, distanze Maria, per che vuol tutti. dire? E che spesa devi affrontare per queste 9 gare in totale? Allora, non è altissima, nel senso che l'iscrizione è una $50, l'iscrizione all'associazione, che valida un anno, e poi le diverse gare costano le più economiche, diciamo, sono sui $20, e sono di solito le virtuali, quindi tu corri dove vuoi e il risultato lo viene preso da Strava, fino a quelle più costose, diciamo, escludendo le mezze maratone, le più costose costano sui $45, poi le mezze maratone, a seconda della mezza maratona di Brooklyn costa oltre i $100, quindi dipende dalle gare che scegli, però ecco, ci puoi arrivare tutto con gare piccole, brevi, e poi qui una gara, più che una gara, è una mini maratona, insomma, è una grande festa in qualche modo, Maria, quindi vale quello che costano, diciamo. Quindi con queste 9 gare, scusa Simone, con queste 9 gare di sicuro non si arriva a spendere il monte spesa di uno straniero che ottiene il pettorale anche soltanto con l'accredito. No, assolutamente. Non ha nulla a che vedere. A proposito di gare, mi raccontavi di come funzionano le gare, diciamo che ci sono tutti i weekend tra New York e New Jersey dove vivi tu. Raccontaci un po' quanta gente partecipa, quanto costa partecipare, com'è l'organizzazione, cioè com'è un po' lo spirito che si vive.
Allora, come dicevo, sono un po' tutte piccole mini maratone, nel senso che sono tutte organizzate alla perfezione. Io ora mi riferisco in modo particolare proprio a quelle organizzate dal New York Roadrunners, che è l'associazione più grande alle cui gare partecipano come minimo 5-6 mila persone sempre, che si tratti di una 4 miglia, che si tratti di una 10 chilometri, che si tratti del miglio sulla Fifth Avenue o che si tratti di una mezza maratona. Questo è il numero minimo di partecipanti. Questo proprio perché sono delle grandi feste, quindi l'organizzazione è esattamente come la maratona. Dopo, generalmente ogni 2 miglia c'è un ristoro di acqua, all'arrivo c'è tutto come da manuale, quindi dalla medaglia a un super, diciamo, rinfresco, chiamiamola così. Di solito qui danno i bagel, qui il recupero post gara sono dei tremendi bagel assolutamente gommosissimi, ma insomma fa sempre piacere. E alcune di queste, soprattutto sulle mezze maratone, ovviamente hanno un village meraviglioso sia per recuperare il pettorale che poi alla partenza. Insomma, sono organizzate come se fossero tutte delle mini maratone, quindi ecco perché dicevo, magari sono sicuramente più costose di una normale gara in Italia, però vale la pena perché è veramente una festa. E ci sono persone a vedere pure quelle, cioè trovi persone sotto la pioggia a veder correre una 5K, una 5 chilometri, con grandissimo entusiasmo, pur facendo il tifo ovviamente per un amatore come me, insomma, senza particolari finalità sportive. Quindi è molto bello perché in qualche modo è come se volessero riprendere in maniera ovviamente molto più piccola l'atmosfera della maratona. In ultimo, facendoti un grosso in bocca al lupo per la maratona di New York, la gente si chiederà: ma cosa ci stai facendo? La gente si chiederà: ma cosa ci stai facendo lì? Allora, intanto diciamo, non è che ci sei andata per fare la nostra trasmissione, ovviamente, e anzi ringraziamo anche la cameraman che ti sta riprendendo, Fabiola. Ma cosa fai lì? Perché sei nella Grande Mela? Allora, noi siamo qua, io sono qui con tutta la famiglia, abbiamo avuto, diciamo, per fortuna non la necessità, ma l'opportunità di spostarsi 4 anni fa tramite il lavoro di mio marito, ma io ho una società che si occupa di formazione aziendale, coaching, per cui diciamo l'occasione era ottima anche per me. Abbiamo deciso 4 anni fa di partire, tra l'altro subito prima della pandemia, quindi con una partenza un po' zoppicante, ma poi insomma è un posto dove le opportunità si respirano veramente nell'aria tutti i giorni, quindi è stato un piacere stringere un po' i denti, tirare un po' i primi tempi, per poi insomma, passata quella fase veramente, chiamiamola particolare, diciamo così, un po' per tutti, poi appunto è stata ed è un'avventura. Bene. Maria, veramente grazie infinite, perché ci hai fatto respirare da lontanissimo l'aria che tanti italiani respireranno in questi giorni correndo la maratona di New York. Un grandissimo abbraccio e in bocca al lupo. Grazie a voi e ovviamente crepi il lupo, viva il lupo, a seconda, diciamo, ciao, dei punti di vista. Ciao. Grazie.